stavi cercando esattamente un tutorial su come creare 4 personaggi personalizzati su Baldur's Gate, ma non hai trovato nessuna informazione. Ma finalmente sei nel video giusto. E dato che non mi piace far perdere tempo alle persone che cercano un tutorial su YouTube, iniziamo subito. E come prima cosa ti do anche un bonus, una sorpresa che ti aiuterà a velocizzare l'avvio di Baldur's Gate da adesso in avanti. Per prima cosa apri Steam, vai su libreria, clicca su Baldur's Gate col tasto destro, fai proprietà e una volta qui, su opzione di avvio, copia e incolla Skip Launcher, direttamente te lo lascio in descrizione, lo incolli, in questo modo skipperai il launcher iniziale quando avvierai il gioco, ovvero questo che si apre ogni singola volta. Questo ti aiuterà a velocizzare sia l'avvio di Baldur's Gate sia quando vorrai giocarci tu per i fatti tuoi e sia adesso che dovrai creare 4 personaggi personalizzati. Quindi Skip Launcher ti aiuterà tantissimo. Ora passiamo allo step successivo, ovvero come creare 4 personaggi personalizzati. Per farlo dovremo aprire 4 Baldur's Gate contemporaneamente, ma a differenza di come troverete in altri tutorial su YouTube, non utilizzeremo il metodo vecchio che non funziona più, utilizzeremo un nuovo metodo. Non andremo letteralmente ad aprire 4 Baldur's Gate col nostro Steam, ma apriremo 4 Steam e da ogni Steam apriremo i 4 Baldur's Gate. Per farlo dovete aprire il vostro prompt di comandi cmd.exe. Una volta qua dovrete copiare e incollare direttamente dalla descrizione del video, ve lo lascio qua, questa cosa qui, cd c program files steam, ovviamente se avete Steam sul disco C, se ce l'avete sul disco D o se non ce l'avete in program files dovrete ovviamente copiare la vostra cartella dove è posizionato Steam. Normalmente le persone ce l'hanno su C. Cliccate invia, una volta cliccato invio dovrete copiare e incollare la cosa successiva, ovvero questa cosa qua che trovate sempre in descrizione. Steam.exe master ipc name override test 2 e fate invio. Questa cosa vi aprirà un secondo Steam. Per aprirne un terzo e un quarto dovrete fare la stessa cosa, test 3 e test 4. A posto. Una volta fatto questo, vedrete nella vostra barra delle applicazioni che ci saranno 4 Steam aperti. Lasciate ovviamente il tempo che si aprano tutti e 4 e una volta che hanno finito di aprirsi potrete cliccare su libreria in ciascuno di loro, andare a cercare ovviamente Baldur's Gate e cliccare gioca su tutti e 4. Adesso vi faccio l'esempio ovviamente con 2 di questi qua per non aprire troppi giochi. Una cosa che vi consiglio, come vedrete, sarà abbassare la grafica del gioco su bassa, perché mentre creerete il personaggio, ovviamente aprire 4 Baldur's Gate contemporaneamente vi consumerà molte risorse del computer e se non avete un computer di fascia alta rischierete di far crashare letteralmente il PC. Su i Baldur's Gate che cercate di aprire successivamente al primo aprirà questa finestra, impossibile sincronizzare. Voi cliccate su gioca comunque, in questo modo vi si apriranno più Baldur's Gate. Come vedete già qua ne abbiamo già 2 aperti e possiamo continuare così ovviamente per aprirne 4. Come vedete questa cosa inizia a essere un po' più confusionaria perché adesso abbiamo tantissime tab di Baldur's Gate aperte, ne abbiamo già 3. Ovviamente adesso vi faccio l'esempio solamente con 2, ma lo faccio per farvi capire che funziona. Una volta qua nella schermata, col nostro Baldur's Gate principale, andiamo a creare una partita in multigiocatore. Andiamo in LAN e clicchiamo crea. Una volta in questa schermata clicchiamo su connessioni dirette e copiamo il nostro ID negli appunti. Apriamo il secondo Baldur's Gate, andiamo in multigiocatore, facciamo connessione diretta e copiamo e incolliamo il codice di prima e facciamo connetti. Una volta in questa schermata clicchiamo pronto. Col nostro primo account, ovviamente una volta che avremo tutti e 4 collegati, clicchiamo lancia. Skippiamo pure il filmato iniziale, lo skipperà per tutti quanti. Ed eccoci qua. Potremo creare con un personaggio, potremo ad esempio scegliere uno dei personaggi principali e con l'altro potremo scegliere un altro, crearne uno personalizzato, come ci piacerà a noi. Una volta avviata la partita vi basterà salvare con il personaggio principale e chiudere il gioco con tutti quanti gli altri, compreso il principale. Chiudere tutti gli Steam per essere sicuri di alleggerire il PC, potrete anche chiudere ovviamente il prompt di comandi anche subito dopo aver aperto i 4 Steam, non è un problema, e dopo vi basterà ricaricare la vostra partita con i 4 personaggi personalizzati, come ad esempio in questo caso io ho creato 4 nani. O ad esempio su Twitch sto facendo una run dove sto giocando con 4 orchi incazzati e la mia run è molto troll e sto uccidendo tutti quanti gli NPC del gioco, in caso mi trovate lì su Twitch, sempre il link in descrizione. Vi ricordo anche che non sarà possibile far unire al vostro gruppo i personaggi principali del gioco, quindi companion come Astarion e insomma i personaggi originali di Baldur's Gate, quindi attenzione che una volta creati questi 4 personaggi non potrete più levarveli, altrimenti durante la vostra campagna con un vostro solo personaggio creato di base potrete parlare con Avvizzito nel vostro accampamento e creare dei gregari che saranno dei personaggi personalizzati che potranno unirsi al vostro gruppo e potrete anche toglierli quando volete. Questo invece è il modo per partire esattamente con 4 personalizzati. Se il video vi è piaciuto ragazzi vi ricordo di lasciare un like e ci becchiamo al prossimo in live su Twitch. Ciao belli!